Parlando di tiro a lunga distanza o di precisione, vediamo quali sono i 10 errori più comuni tra i principianti. Allora, immaginiamo che avete già acquistato la vostra carabina, l'ottica e tutto quanto per tiro a lunga distanza o di precisione. Vediamo quindi quali sono gli errori in cui puntualmente si incappa se non ci si è documentati a sufficienza prima. Allora, eccoci qua, immaginiamo che questa carabina sia praticamente nuova e quindi io la stia allestendo in questo momento e vi vado a illustrare, diciamo, un po' di possibili errori nel quale potreste incappare. Vi dico subito che dei 10 errori di cui vi parlo, ben 8 sono solo qui sulla parte dell'ottica. Questa carabina che vedete in questo caso è una Sabatti Tactical Evo US, quindi la versione America, in calibro 308. Per quanto riguarda l'ottica invece è una Vector Optics Continental 530x56 FFP in primo piano focale. Iniziamo subito, ma prima un ringraziamento agli sponsor. Ed eccoci qui. Allora, intanto il caricatore vuoto, neanche inserito, otturatore aperto, metto il dito, non c'è nulla, ci guardo, non c'è niente, chiudiamo, spariamo anche a vuoto, carabina assolutamente sicura. Ok, chiudiamo questa parentesi, iniziamo dagli errori. Allora vi dico, il primo errore che si fa è quello di non settare bene la lunghezza della pala. Per pala si intende la parte dietro, la calciatura dell'arma, che ha un sistema di regolazione, ormai tutte ce l'hanno più o meno, di regolazione di lunghezza per adeguarsi al nostro fisico e quindi integrarsi perfettamente con la nostra conformazione fisica. Nel caso della Sabatti funziona con dei spacer, cioè praticamente ci sono degli spaziatori, degli stanziatori di plastica che si montano. L'ultimo che si monta è quello in gomma morbida, che praticamente è quello che poi va a appoggiare contro il nostro corpo. Questi si possono acquistare ovviamente quanti se ne vuole, voi nella confezione dell'arma ne trovate già uno più quello in gomma. Potrebbe già essere sufficiente, come nel mio caso. Se non fosse, se ne acquistano altri. Come fare quindi? Allora, il modo per trovare la posizione corretta è davvero molto semplice. Imbracciate l'arma così, mettete il calcio dietro al centro, qui dove si piega il gomito, tirate sul braccio e il dito deve finire sul grilletto. Se finisco prima vuol dire che il calcio è troppo lungo, se finisco dopo vuol dire che il calcio è troppo corto. Su questa cosa è una cosa che va fatta subito, perché una volta che andremo a montare l'ottica ci consentirà di trovare la posizione corretta dell'ottica solo se questa avremo già settato prima la lunghezza della pala. In caso contrario, se andassimo a fare questo lavoro dopo, potremmo montare tutta l'ottica e poi accorgerci che si trova troppo avanti o troppo indietro e quindi non riusciamo a vedere bene. Quindi mi raccomando, iniziate da questo. Vedremo poi la regolazione del poggiaguancia, che però faremo dopo aver montato l'ottica. Quindi primo errore, regolazione corretta della pala. Passiamo alla nostra ottica, dove abbiamo, diciamo così, la maggior parte degli errori di cui parlo oggi. Allora, il primo errore è l'altezza dell'ottica, quindi montarla con degli anelli comprati a caso, quindi anelli di altezza ad esempio media, e vado a montare l'ottica, tutto bello a vedersi, però la distanza dell'ottica risulterà un po' grandina, diciamo un po' così, un po' troppo distante. Ora, così lì per lì non ci darà nessun problema, ma vi dico che poi per i tiri su lunga e lunghissima distanza la cosa ottimale invece è avere l'asse centrale dell'ottica, quindi quella dove noi andiamo a mirare, più vicina possibile all'asse della canna, quindi dal quale poi uscirà il nostro proiettile. Quindi scegliere invece degli anelli, magari si può fare direttamente in armeria anche con l'aiuto appunto del negoziante, posizionando quindi l'ottica sugli anelli, vedendo quali sono quelli più corretti. Quando ho una distanza minima, come vedete in questo caso, sicuramente ho trovato gli anelli giusti e quindi potrò acquistarli sapendo che poi l'ottica si troverà quindi all'altezza ottimale.
Un altro errore che si fa spesso, e purtroppo sento persone che poi si lamentano che l'ottica non gliela cambiano perché si è rovinata, è quella di installare da soli l'ottica senza sapere bene come va fatto e senza avere l'attrezzatura adeguata. Vi dico che ci serve per fare l'installazione dell'ottica una chiave dinamometrica, che è una chiave che permette di regolare la pressione, diciamo, che andremo a fare sulle viti, la torsione, e se la superiamo scatta, non permette quindi di esagerare. Sul libretto dell'ottica troverete sempre, o al limite sul sito dell'azienda produttrice, qual è la massima torsione espressa spesso in misure anglosassoni, quindi qual è la pressione in libbre o quello che sia che dovremo applicare massima per stringere le viti degli anelli. Questo per evitare che, se stringiamo troppo, cosa potremmo andare a causare? Potremmo andare a ovalizzare il tubo dell'ottica, che è molto robusto, ma se stringiamo forte gli anelli questo potrebbe schiacciarsi, danneggiando per sempre l'ottica, che andrà solo che presa e buttata, e non ve la cambieranno ovviamente in garanzia. Quindi mi raccomando, installazione dell'ottica solo con attrezzi adeguati, seguendo le istruzioni, non superando mai il limite massimo che vi dà appunto la casa madre, ma soprattutto, se non l'avete mai fatto e non siete esperti, fatevelo fare da una persona competente. Altro errore molto comune di chi si monta l'ottica da sola è quello di non montare l'ottica in bolla, più perfettamente possibile in bolla. Come potete vedere, io qua ho anche una bolla aggiuntiva montata sull'ottica che mi permette di vedere quando sto per tirare, se tutto è in bolla, proprio perché è molto importante lavorare sempre assolutamente paralleli, diciamo così, al terreno, ma soprattutto che l'ottica sia assolutamente parallela alla carabina, in modo che il reticolo non sia inclinato né a destra né a sinistra, anche se di pochissimo, perché più la distanza aumenta, più ogni minimo errore che noi andiamo a diciamo inserire nel sistema aumenterà progressivamente e in modo esponenziale. Quindi magari se facciamo alcuni errori a 100 metri neanche ce ne accorgiamo, oppure sarà talmente piccolo che potremmo pensare che siamo noi diciamo così, a sparare male in qualche modo, ma più aumenta la distanza, già a 200 metri cominceremo a vedere qualcosa che non va, a 300, a 400, a 500 metri l'errore diventerà abbastanza grande, e questo è quindi un qualcosa che va fatto subito al momento dell'installazione, e deve essere montata in maniera che con la carabina assolutamente in bolla su un piano, se possibilmente già anch'esso in bolla, quindi posizionare l'ottica prima di stringere le viti in bolla, utilizzando appunto delle bolle che vanno piazzate in vari modi. Adesso non vi illustro tutto il procedimento, lo farò in un altro video, però sappiate che va montata in maniera che risulti perfettamente in bolla, in maniera che il reticolo sia poi anche perfettamente verticale rispetto quindi alla nostra carabina. Prima di stringere le viti degli anelli, altro errore che si fa spesso è quello di sì, va bene così, e si stringe. No, bisogna controllare la posizione dell'eye relief, quindi la distanza a cui vedremo perfettamente chiaro, nitido il nostro reticolo, senza anelli scuri intorno, insomma difetti diciamo di visione. Ecco perché vi dicevo di regolare prima la pala, perché per fare questo, prima di stringere le viti, dovremo metterci dietro in posizione di tiro, appunto, adesso lo faccio così, e spostare leggermente avanti e dietro l'ottica fin tanto che vedremo perfettamente al massimo dello zoom il reticolo e tutta la lente chiaramente, senza appunto che vedere anelli neri o ombre sopra, sotto, a destra e a sinistra. Una volta trovata la corretta posizione, che ovviamente è molto personale, esattamente come la regolazione della pala, allora potremo proseguire a stringere appunto le viti, la bolla e tutto quanto. Ma dobbiamo trovare la posizione corretta a cui noi assolutamente vedremo sempre perfettamente il reticolo prima di procedere quindi al fissaggio finale. Un altro errore tipico di chi monta l'ottica da sé senza saper bene come va fatto è quello della posizione degli anelli. Quello che potremmo andare a fare di errato è posizionare gli anelli troppo vicini alle meccaniche delle torrette dell'ottica.
che cosa potrebbe succedere? Che andando a stringere anche alla corretta torsione che ci è stata data dall'azienda, potremo andare a danneggiare o inficiare il movimento delle meccaniche, proprio perché andremo a stringere in dei punti che sono diciamo non predisposti, diciamo così, per assorbire la pressione, diciamo, di serraggio. Quindi ad esempio avvicinarsi troppo qui a dove c'è il meccanismo di rotazione dello zoom, oppure più facile, diciamo, mettersi troppo vicini appunto alle torrette, e quindi poi magari o ci accorgeremo che funziona male il meccanismo, duro a muoversi, ma più probabilmente potremo danneggiarlo, e anche in questo caso non avremo la possibilità di usufruire dell'assistenza della casa madre se non a pagamento. Ora vediamo due errori comunissimi. Il primo, parliamo della diottra, che è questo anello che sta qua dietro, che ci permette di mettere, diciamo così, a fuoco con il nostro occhio, ma spesso viene scambiato per una sorta appunto di messa a fuoco da fare continuamente. Vedo a volte persone che per ogni distanza diversa vanno a girare questa per mettere a fuoco, e vuol dire che non hanno fatto il loro lavoro bene, i compiti a casa, e quindi non sanno come va settata questa diottra. Questa funziona così: si setta una volta sola all'inizio e poi non si tocca più, motivo per cui è anche abbastanza dura nel movimento, proprio perché una volta trovata la sua posizione non dovremo andare ad alterarla, e quindi è fatta in modo che anche se noi tocchiamo così non si sposta da sola. Come si fa? Semplicissimo: si punta l'ottica tutta montata sulla sua carabina verso una superficie monocolore, ovviamente carabina scarica, insicura e tutto quello che abbiamo detto prima. Ad esempio una parete bianca di casa, se è disponibile, che non sia vicinissima magari, oppure meglio ancora il cielo azzurro. Ad esempio puntiamo verso il cielo, mettiamo lo zoom al massimo e andiamo, partendo dalla minima posizione, andiamo a girare questa fin tanto che vediamo il reticolo perfettamente nitido. Ora ad esempio in questo caso il reticolo è un reticolo balistico, quindi ci sono un sacco di numerini, pallini, segnettini, le stadie. Li devo vedere più chiaramente e nitidamente possibile. Una volta che mi accerto di questo, basta, questa è settata, non andrà più toccata. Altra cosa che però lavora poi in combinazione con questa è che spesso, diciamo, è un errore che è veramente molto comune nei principianti, è quella di regolare male o per nulla il parallasse, che si trova da quest'altra parte. Vi faccio vedere. Questa ruota qua è il parallasse, ci sono dei numeri che vanno in genere, che so, da 10 yard fino a, in questo caso, a 500 e poi infinito. Praticamente questo permette di correggere un errore che adesso non vi sto a descrivere, diciamo così, che si genera nelle lenti per via del fatto che l'immagine viene girata, poi rigirata e riproiettata, e va settato quindi per ogni distanza di tiro. Vi ricordo che al 99% delle volte questo è in yard, non è in metri, quindi se c'è scritto 200 sono 200 yard, che non sono 200 metri. Quindi dovrete, ad esempio, a 100 yard sono 90 e qualcosa metri, quindi magari dovremo dare un pelino di più per 100 metri. Però questa deve lavorare perfettamente in combinazione con questa, con la diottra. Quindi se la diottra l'ho settata bene, mettendo questa ruota sul numero giusto, o lì vicino, come dicevo, in quanto sono yard, dovrei vedere perfettamente e molto nitidamente il mio bersaglio. Per essere sicuro che sia tutto settato bene, potete fare questo test. Vi posizionate dietro l'arma a una certa distanza e poi spostate un po' su e giù la testa, quindi sempre guardando attraverso l'ottica ma da più lontano. Se vedete che il reticolo si muove, non rimane nella posizione dove era puntato, almeno dà l'impressione di muoversi, vuol dire che non è regolato bene il parallasse, oppure la diottra, oppure probabilmente anche entrambi. Quindi eventualmente rifate, diciamo, il settaggio di questa e poi andate a vedere di trovare la corretta posizione di regolazione appunto del parallasse. Questo è un errore, vi dicevo, perché oltre a non vedere bene, succederà che siccome il reticolo appunto non sembrerà essere nella posizione corretta, nel senso che noi lo vedremo magari sul bersaglio, ma in verità quando andremo a tirare andremo a destra, a sinistra, in alto, in basso, in base appunto all'errore che gli stiamo inducendo a causa di questa cattiva regolazione.
e penseremo probabilmente che siamo noi a sparar male, mentre invece è semplicemente un errore di settaggio. Un'altra cosa da tenere presente al momento dell'installazione dell'ottica sono gli anelli, ne abbiamo già parlato, ma non vi ho parlato del materiale e la qualità quindi degli anelli. Ora, al momento che acquistiamo tutta questa roba e abbiamo speso un po' di soldi, purtroppo dovremo spendere anche un altro po' di soldi per gli anelli, nel senso che gli anelli non sono un qualcosa di meno importante e vanno acquistati di ottima qualità, soprattutto per chi vuol fare tiro a lunghissima distanza o tiro di precisione. Oggi se ne trovano di tantissime marche con dei prezzi comunque accessibili. Nel nostro caso sono importantissimi perché ci debbono garantire che l'ottica non si sposterà mai neanche di un minimo, anche a seguito di molti colpi con un rinculo che a volte è anche elevato. Qua parliamo già di un 308, ma potrebbe essere anche un calibro superiore. Quindi nel mio caso gli anelli sono in acciaio, ma vanno bene anche di alluminio aeronautico purché di alta qualità. Ebbene, per oggi vi ho parlato, diciamo, di una decina di errori tipici di chi inizia questa attività, questo sport, diciamo così, facendo da sé, come un po' abbiamo fatto tutti all'inizio, ma senza essersi documentato a sufficienza. Capisco che spesso non è facile trovare queste informazioni, esistono in verità moltissimi canali che parlano di queste cose, ma spesso sono in lingua straniera. Quindi ho pensato che darvi delle informazioni nella nostra madrelingua più chiaramente possibile potesse essere d'aiuto a chi sta iniziando appunto l'attività di tiro a lunga distanza. Se vi piace questo allestimento, quindi quello che io ho scelto per realizzare appunto la mia piattaforma da tiro a lunga distanza, vi dico che tutte queste cose le potete trovare tranquillamente presso l'Armeria Ciaffoni di Frascati. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale perché seguiranno altri video dedicati appunto ai principianti e noi ci vediamo sempre qui su Sendit.